Per fortuna questa passione per l'automobile e anche per l'arte e l'ingegneria, la meccanica è iniziata quando ero un bambino, e non ricordo, diciamo, di aver pensato così ad altre cose, credo proprio quando avevo forse 6-7 anni che ho cominciato a disegnare. Mia madre era una pittrice, perciò a casa mia si respirava un'aria abbastanza artistica. Mia madre suonava anche il pianoforte, mio padre aveva un complesso jazz, perciò diciamo, c'era un'area di arte a casa e questo sicuramente è stato anche importante. Quando ero un ragazzino che avevo 13-14 anni, mi chiedevo che cosa avrei studiato, che università avrei seguito e non era facile perché mi piaceva molto le materie scientifiche e perciò mi affascinava tutta la dinamica dell'automobile, però e questo mi portava a studiare ingegneria meccanica o ingegneria aeronautica. E, però nel frattempo mi piaceva molto la parte artistica, il design, perciò questo mi avrebbe portato a studiare belle arti o industrial design. E c'era questo grande dubbio perché in realtà mi piaceva fare tutte e due queste cose, queste discipline. E un giorno ho avuto la grande fortuna che arrivò alle mie mani una rivista che parlava della vita di Leonardo da Vinci e in questa rivista menzionava una frase che è stata quella che poi è stata fondamentale nella mia vita e anche adesso in questa compagnia. Leonardo nel Rinascimento, perciò più di 500 anni fa, sosteneva che arte e scienza potevano camminare mano nella mano, perciò potevano camminare insieme. Perciò quando ho letto questa frase di Leonardo è come se mi fosse aperta una finestra dove ho visto un mondo che era quello che io volevo diciamo percorrere. E riguardo proprio la domanda specifica che tu mi hai fatto, allora tutta la gente che lavora in Pagani, cioè tutti i miei colleghi in Pagani, hanno seguito questa filosofia, ovvero la filosofia di Leonardo. E ecco perché il fatto di diciamo, mettere nel nostro lavoro, in ogni pezzo che noi facciamo, la componente artistica. Tu sai che la parola arte deriva da arto, che vuol dire mani, e questa espressione delle mani, la mente che pensa, questo passaggio dal cuore e le mani che seguono. Questa che io chiamo intellettualità manuale. Questo è quello che i miei colleghi e anche i nostri partner cercano tutti cerchiamo di mettere all'interno di queste vetture, di ogni parte che facciamo, anche quella puramente tecnica, come un braccio della sospensione, ad esempio, per noi deve essere un oggetto bello, cioè un oggetto in grado di comunicarti qualcosa. E questo vale per le 5.000 parti che formano l'automobile. Diciamo che è un po' la nostra missione, insomma, cercare che sia un oggetto d'arte, ecco, con tutto il rispetto per la parola arte. Ho pensato sempre in questo modo per il discorso della perfezione. Diciamo che quando noi cerchiamo di metterci il 120% di noi in quello che facciamo, quando però arriviamo a uno stato di definizione del 90%, per noi è già ok.
È normale che poi nel tempo certi aspetti della macchina, tecnici o anche estetici, continuano a maturare, però con la Guaira il processo è stato molto lungo. Voi pensate che solo il processo di design, di definizione estetica della macchina è durato 5 anni, quando normalmente un processo di design della vettura dura circa un anno, non di più. Allora in questi 5 anni abbiamo avuto occasione di studiare la linea della macchina, metterla in dubbio, fare 8-9 modelli, fare 2 modelli scala 1-1 e perciò abbiamo lavorato tanto perfezionando. Quando abbiamo lanciato la macchina a Ginevra, noi eravamo contenti, anche adesso siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che noi abbiamo fatto. Quando uno comincia a produrre le vetture e comincia a fare le vetture per i clienti, cioè una per una, voi sapete che la nostra missione è fare un vestito su misura, perciò ogni macchina è una storia a sé. Non è che le macchine le facciamo per la nostra soddisfazione solo, cerchiamo di fare quello in ogni macchina, quello che crediamo possa far emozionare questo cliente. Il cliente deve sentire sempre che hai fatto un qualcosa solo per lui. Questo è quello che noi cerchiamo di fare. Ancora diciamo che dopo tutti questi anni di lavoro sulla Guaira siamo ancora diciamo dentro questa vettura. È vero che uno deve immaginare anche il futuro, perciò quando nel 2003 io pensavo che la Sonda era una macchina già superata, e quando sono uscite le macchine straordinarie come la Bugatti Veyron, la Porsche Carrera GT, la SLR di Mercedes, la Maserati MC12, la Ferrari Enzo, insomma nel 2000 ci sono state delle macchine straordinarie, è stato un decennio bellissimo nel mondo delle supercar. E ai tempi io credevo che la nostra Sonda fosse già una macchina superata, ecco perché siamo partiti con questo progetto della Guaira, che è una macchina completamente diversa, cioè concettualmente completamente diversa anche dal punto di vista meccanico, del concetto della vettura è completamente diverso alla Sonda. E dopo però abbiamo visto che la Sonda è ancora oggi una macchina che la gente continua a chiedere, e perciò il 2013 saranno 10 anni di quando io pensavo che la Sonda era una macchina vecchia e ancora consegneremo delle Sonda il prossimo anno. Anche dal punto di vista delle performance, della sicurezza, continua a essere un po' un punto di riferimento, nonché anche dal punto di vista costruttivo, no? Perciò la Guaira è una macchina che esprime veramente tanti concetti nuovi, il telaio in carbo titanio, il modo in cui sono costruite le sospensioni, i concetti di sicurezza, l'aerodinamica attiva. E diciamo ci siamo allontanati dalla costa cercando idee e contenuti nuovi, e ecco perché il progetto è stato un progetto anche che è durato 7 anni, perciò abbastanza lungo, però vediamo in questa macchina, nei concetti aerodinamici, meccanici, che c'è proprio una possibilità enorme di sviluppo e di crescita ancora su questa macchina. Come? Devo dire che oggi, guardando la Sonda,
penso che anche la sonda, il telaio che ha, le sospensioni, anche il concetto della macchina continua a essere ancora oggi originale, e perciò anche lei potrebbe, per assurdo, anche se è un progetto che per noi è già finito, potrebbe comunque avere ancora dello sviluppo. Perciò la Guaira rispetto alla sonda io credo che sia 20 anni più avanti, perciò questo però, attenzione, non vuol dire che dobbiamo fermarci. Questo vuol dire che abbiamo fatto un gol appena iniziata la partita e perciò possiamo lavorare con un pochettino più di tranquillità per poter vincere la scommessa o vincere la partita con noi stessi. Beh, diciamo che noi siamo consapevoli sia adesso, ma lo eravamo anche prima, che non abbiamo le capacità, le conoscenze per poter progettare un motore oggi, nonostante siamo nella terra dei motori, perché oggi le normative sono estremamente complicate ed è necessario poter lavorare insieme a un grande costruttore, un costruttore che si possa permettere di fare degli sviluppi molto costosi e che sia all'avanguardia dal punto di vista ingegneristico. Perciò io credo che il motore della sonda, dal punto di vista dei motori 12 cilindri, sia stato un motore straordinario perché questo motore che ha fatto la Mercedes era ai tempi un motore veramente molto molto avanti, anche se quando l'ha fatto la Mercedes lo ha fatto per montarlo su una classe S e dopo magari anche sulla SL, però come contenuti noi vediamo che quel motore sia come peso, cioè l'ME120, come peso del motore, come varicentro, come affidabilità, credo che sia anche oggi un motore costruito con degli standard, diciamo, altissimi. Perciò diciamo che anche qua sono stato molto fortunato, perché io da bambino ho amato sempre la Mercedes, poi c'era un idolo come pilota che era Joan Manuel Fangio, che era un pilota Mercedes. Il fatto di che le Pagani abbiano dei motori fatti dalla Mercedes, adesso dalla Mercedes AMG, per me è proprio aver realizzato un sogno. Anche il motore della Guaira, questo motore biturbo, è un motore straordinario per una macchina di questo genere, molto leggero, molto basso, c'ha il turbo ma non ha il turbo lag, perciò un'erogazione della potenza che sembra un motore elettrico e credo che in futuro anche i costruttori italiani, per cui ho un grande amore, un grande rispetto, ho lavorato 9 anni in Lamborghini, perciò amo molto questa marca, questo marchio, sono veramente affascinato dalle loro macchine, idem per quanto riguarda la Ferrari. Però credo che il percorso che ha fatto Mercedes con questo motore sarà seguito anche da altri, perciò anche l'applicazione del turbo per poter anche rientrare nelle nuove normative che sono sempre più severe. O lo fai così o devi utilizzare dei motori elettrici che non dico di essere contrario, ma una macchina elettrica abbiamo visto che pesa al momento, cioè allo stato dell'arte, una macchina elettrica pesa molto di più di una macchina normale. Parliamo di supercar, perciò la supercar è un po', diciamo, un po' come una macchina da corsa da usare sulle strade, perciò continuo a pensare che la soluzione che noi abbiamo intrapreso sia la soluzione, diciamo, giusta per riuscire a superare le prove di omologazioni, che sono un po' assurde come prove, perché
le prove vengono fatte a 130 km all'ora, cioè, gli standard sono gli stessi per una Fiat 500 che per una Bugatti Veyron o una Huayra, il che insomma è poco realistico, ma penso che se tu fai una macchina elettrica per poter omologarla più facilmente e poi la macchina ha comunque dei consumi e una emissione di CO2 molto alta, è un po' una presa in giro, cioè un po' qualcosa che hai fatto solo per soddisfare una prova di omologazione, ma praticamente poi la macchina inquina molto di più. E questo è quello che io immagino, insomma, nel futuro Pagani. Noi comunque stiamo cioè, studiando tutte le tecnologie disponibili. Un nostro partner è a livello di conoscenze tecniche per quanto riguarda i motori elettrici e l'applicazione dei motori elettrici è a un livello altissimo ed è nella nostra famiglia Pagani, perciò potremmo tranquillamente portare avanti anche questa tecnologia e la stiamo analizzando, però credo che al momento non siamo pronti né noi né nessuno a fare effettivamente, cioè alla fine di tutti i giochi, una macchina che sia veramente più efficace che elettrica che una macchina, diciamo, tradizionale. Allora, per quanto riguarda la macchina elettrica, se non erro, un 92% dell'energia oggi viene ricavata, energia elettrica, oggi viene ricavata dal petrolio e dal carbone, perciò soltanto un 8-9% viene ricavato da fonti alternative. Allora, quando uno fa una macchina elettrica o una macchina ibrida, deve pensare che la tecnologia delle batterie deve essere abbastanza matura, cosa che in questo momento ancora non lo è. Il peso della batteria influisce particolarmente nel peso della macchina. Oggi ci sono le centrali per la produzione di energia che, come ho detto, funzionano per la maggior parte a carbone o col petrolio, vengono localizzate nei diversi posti in una nazione. Perciò quando noi andiamo a produrre energia a Stoccarda, a 20 km di Stoccarda, poi carichiamo la batteria della nostra macchina e giriamo per Stoccarda, probabilmente non stiamo inquinando Stoccarda, però sì stiamo inquinando a 20 km e perciò alla fine stiamo inquinando comunque l'ambiente. E una macchina elettrica pesa molto di più di una macchina tradizionale, perciò ci vogliono dei freni maggiori, le vetture devono essere strutturalmente più rigide perché accumulano molto più energia cinetica e ok che parte di questa energia poi serve anche a caricare le batterie, però non è così efficace al 100% la soluzione. E le batterie costano anche, le macchine elettriche costano anche molto di più di una macchina tradizionale, perciò il pubblico è disposto a spendere tanto di più per una macchina elettrica rispetto a una macchina normale. Allora, sicuramente la tecnologia non si deve fermare. Se noi pensiamo a quelli che erano i nostri primi cellulari, avevamo dei telefoni che erano grandi così e dopo 4 ore dovevamo cambiare la batteria. E oggi i telefoni sono piccoli così, con una batteria dentro che è in grado di di durare molto di più. Perciò vuol dire che è necessario andare avanti con questo lavoro di ricerca. Questo lavoro di ricerca non
non si deve fermare. E se pensiamo a che le vetture devono diminuire l'emissione di CO2, magari incorporando anche dei combustibili biologici, anche questo è un po' un problema, perché credo che ho letto l'altro giorno che per poter produrre la quantità di combustibile biologico che serve per rientrare nelle normative del 2020, che comunque è una piccola quantità dentro di un combustibile tradizionale, sia necessario avere una estensione di terra da poter seminare, ricavare il grano che serve a fare, per produrre questo combustibile più o meno grande quanto il Belgio. Allora, sappiamo tutti che ci sono circa 130 milioni di persone in questo momento nel mondo che patiscono la fame. Perciò conviene dar da mangiare a quelle persone o conviene produrre un combustibile biologico, o qualche perplessità anche riguardo a questo aspetto? Io credo che i grandi costruttori si siano impegnati durante questi anni tanto. Io vedo il mondo Mercedes, quante risorse dedica il gruppo Daimler per cercare di diminuire l'emissione di CO2 con i motori tradizionali, perché continueremo a avere i motori tradizionali, e quanto fa anche per i motori elettrici. Loro studiano tutte le tecnologie e dedicano delle risorse infinite anche per fare le macchine più leggere, più semplici, eccetera. Perciò tutti i costruttori in qualche modo stanno facendo un lavoro enorme, ma ancora io credo che siamo abbastanza lontani. Se pensiamo a una macchina, a una supercar che fa in media 4-5 mila km all'anno, 10, possiamo pensare che queste macchine, 30 macchine, 40 macchine che noi possiamo fare in un anno, o le 7.000 che fa la Ferrari o le 2 o 3.000 che fa la Lamborghini, possano inquinare il mondo? Io credo di no. Ecco, questo è quello che immagino, penso.